Amici, bentornati su Stranger Labs. Allora, per chi ha visto il video precedente, questo praticamente è un video di continuazione al video riguardante la chiavetta RTL, la chiavetta onde radio che ho usato per captare il segnale degli sensori Oregon. Allora, prima di andare avanti vi ricordo di, se vi fa piacere, iscrivervi al canale, attivare la campanella e mettere mi piace al video perché per me fa una grande differenza. Oggi volevo farvi vedere come ho risolto il problema dell'antenna mancante su RTL. Praticamente sono riuscito a costruire manualmente con dei materiali che avevo in casa un'antenna che a quanto pare sta funzionando fin troppo bene, perché sto riuscendo a captare anche segnali che non dovrei. Quindi se siete curiosi di sapere cosa, ne parleremo dopo la sigla. Allora, bentornati, vi faccio vedere subito come ho costruito l'antenna perché ho fatto un piccolo reportage fotografico. Quindi questo che vedete è il socket per l'ingresso dell'antenna sulla chiavetta RTL. Quindi ho preso un cavo coassiale standard, un cavo antenna standard per le TV, e ho tolto la parte esterna, quindi lasciando la griglia in metallo. Poi ho raggruppato la parte in metallo in fondo, come vedete. Ho tolto la parte in plastica, quindi liberando l'anima in rame al centro dell'antenna. Mi raccomando, la griglia non deve mai toccare la parte in metallo quando farete il collegamento. A questo punto ho tagliato l'anima in rame per fare in modo che sia abbastanza corta da poter essere facilmente inserita nella porta, nel socket che voi avete visto nella prima foto. Ho inserito in questo modo, quindi come dicevo prima la parte metallica deve toccare solo la parte esterna della porta, l'anima in rame deve essere invece inserita nel buco centrale che c'era all'interno della prima foto. A questo punto ho usato praticamente queste specie di tubicini in plastica che servono quando bisogna isolare per esempio dei cavi in rame dopo che sono stati collegati. Io ho fatto questo utilizzo, praticamente si inseriscono in questo modo, si scaldano in modo che aderiscano bene sia alla parte del cavo sia alla parte della chiavetta. Diciamo che se non avete questi accessori potete tranquillamente anche usare del nastro isolante. A questo punto ho anche messo una fascetta di plastica per rendere più solido il collegamento. Ok, poi all'altra estremità del cavo praticamente dovete togliere 17 cm di griglia, di parte esterna più griglia metallica, lasciando libera solo la parte dell'anima in rame, coperta comunque dalla parte in plastica protettiva. Quindi questi devono essere 17 cm. Fatto questo, praticamente la vostra antenna è pronta. E come vedete io l'ho posizionata in cima al monitor, l'ho collegata in cima al sostegno del monitor in modo che fosse in una posizione abbastanza alta. A questo punto cosa è successo? Sono tornato nella mia pagina di log dell'add-on di Home Assistant RTL 433 e praticamente ho constatato con somma gioia che i dati del sensore Oregon erano di nuovo reperibili, quindi questo praticamente è un dato che è appena arrivato. Tra l'altro ho notato anche una cosa in più, vedevo anche degli altri dati in questi log. Vedevo questo dato Model Toyota Type TPMS che segna praticamente una pressione e una temperatura. Ho pensato, sicuramente starò captando qualcos'altro. Infatti, collando il log a Gemini ha detto esattamente la stessa cosa. Vabbè, parecchio ottimista Gemini anche in termini di complimenti, è sempre molto empatico. E mi ha detto, è una notizia fantastica, ho costruito un'antenna così potente che non solo prendi il tuo sensore, ma stai rubando i dati di una macchina parcheggiata o di passaggio in strada. Cosa stai vedendo? Model Toyota sta intercettando il sensore di pressione delle gomme di una Toyota nei paraggi. Il tuo sensore arriva forte e chiaro, doppio messaggio, segnale eccellente. Vabbè, poi mi dà un altro, mi dice che c'era un log di warning. Comunque diciamo che la cosa che mi ha sorpreso è questa, cioè io tramite questa antenna fatta in casa così in mezz'oretta sto riuscendo a captare il segnale anche di un sensore di pressione gomme che probabilmente comunica le informazioni alla centralina dell'auto tramite onde radio e tramite delle frequenze che la chiavetta RTL è in grado di captare. Per questo secondo video è tutto, è stato un video più breve del solito, ma volevo solo condividere questa esperienza e più che altro anche farvi vedere come è possibile costruire un'antenna in grado di captare onde radio semplicemente con dei materiali che sono facilmente reperibili in casa e senza comprare accessori già pronti. Volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanella e mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video.